Ciao a tutti amici dei pesci, benvenuti nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Oggi vedremo le tendenze energetiche affettive per la seconda parte del 2022. La lettura sarà divisa in due parti. Nella prima parte andremo a vedere i movimenti energetici del periodo in blocco, nella seconda parte andremo a vedere gli eventi scanditi mese per mese. Bene. Mostrami i pesci, tendenze energetiche. Il matto. Wow, è uscito anche ad Acquario e Capricorno. Capricorno credo che fosse anche. Beh, si vede che la seconda parte del 2022 sarà un periodo un po' matto per tutti. Il matto parla di nuovi inizi, ragazzi, di nuove avventure, di una nuova forza motrice, un nuovo tipo di entusiasmo, una rinnovata fiducia in quello che è la vita o la relazione in questo caso, o magari perché no, l'amore. È comunque un arcano numero 0, quindi parla di chiusure di cicli e di inizi di nuovi cicli. È una carta che parla di purezza d'animo, di genuinità. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta. Io intanto vi ricordo che le letture sono comunque di carattere generale, potrebbe essere che non tutto risuoni. Prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto dell'universo. Se poi volete avere un messaggio più completo potete anche ascoltare il vostro ascendente o il vostro segno lunare. In descrizione trovate il link ad un video che spiega come mettere insieme il messaggio di questi 3 oroscopi e trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi, basta aprire la tendina qui sotto. Cominciamo con un 6 di spade, la sacerdotessa e il 6 di coppe. Eh sì, periodo matto sarà per voi amici dei pesci. C'è un 6 di spade. 6 di spade fa riferimento normalmente scusate, mi sono impappinata, all'allontanamento da qualche situazione o da qualche credenza. Per molti versi fa anche riferimento a quelli che sono i problemi che si hanno in famiglia e sento che questa seconda parte del 2022 per voi vi darà la possibilità di prendere spazio, di staccarvi da tutte queste problematiche, ok? Può essere per qualcuno che ci sia quello che è un movimento di tipo fisico, quindi un distanziamento proprio geografico, o anche solo un distanziamento a livello mentale, quindi smettere di pensare a certe cose, smettere di farsi condizionare da certe magari credenze limitanti che si sono acquisite in passato durante l'infanzia, proprio in famiglia, ok? Allora, abbiamo la carta della sacerdotessa. Per qualcuno potrebbe essere che questo ehm, contatto profondo che si ha con se stessi, come vi posso spiegare? Che venga un pochettino sottovalutato. mm? Quindi se la sacerdotessa normalmente parla dell'intuito, di quello che è l'inconscio, di quello che è la capacità di canalizzare dei messaggi, la capacità di essere in contatto con il proprio divino interiore, probabilmente sarà una cosa che metterete un po' in secondo piano in questa seconda fase del 2022. La sacerdotessa parla anche molte volte di quello che è qualche cosa di nascosto o una scelta che deve essere effettuata ma che non viene fatta in questo caso, ok? Allora, abbiamo il 6 di coppe e il 6 di coppe parla di un amore puro. Anche il matto parla di sentimenti, emozioni pure, genuine. Per qualcuno si potrebbe fare riferimento a dei figli, se magari avete già dei figli, o potrebbe semplicemente essere anche un'amicizia che in questo momento è intorno a voi, o potrebbe anche fare riferimento, ragazzi, a qualcuno che torna dal passato, che nella seconda parte del 2022 potrebbe entrare nella vostra vita. Andiamo avanti, vediamo che cos'altro vi dicono. Wow, abbiamo la carta del sole
la principessa di coppe, il principe di coppe, quindi un cavallo di coppe, un cavaliere di bastoni, abbiamo la principessa di spade e il 10 di denari. Oh wow, quante figure! Ci sono tante figure, quindi per molti sento che risuona proprio come una stesa a livello più che di relazione di coppia, a livello di famiglia. Però guardate, ho diversi riferimenti ai bambini, quindi per qualcuno si tratta di dei figli. Non c'è tanto un'idea di gravidanza, però sì di una prole che già esiste, ecco. Credo che qui la sfida con il matto e anche la carta del sole sia proprio trovare la vostra purezza interiore, la vostra genuinità, lasciare fuori quelli che sono i condizionamenti veramente, perché quando siamo bambini cominciano a dirci, che siano i genitori, che siano gli insegnanti, che siano gli amici, però cominciano a dirci, ah tu sei così, tu sei così, perché magari una volta abbiamo fatto una cosa fatta in un determinato modo e ci dicono tu sei così, e noi cresciamo credendo di essere così. In realtà non è detto che sia vero. Magari io ho fatto quella cosa così quella volta perché mi trovavo bene, la volta dopo l'avrei fatta in un altro modo. Ma a furia di sentirmi dire tu sei fatto così, sei fatta così, io credo che abbiano ragione, me lo dicono tutti, sicuramente è così. Si tratta un po' di quello, di andare a togliere quelle che sono le credenze che ci sono state inculcate dagli altri fondamentalmente, no? Però ecco, credo che sia una parte un po' difficile proprio per la questione della sacerdotessa qui. E anche perché avendo questo fante di spade, molte persone io credo che non siano proprio così concrete nel rendersi conto del tipo di realtà che vivono. Credo che questo 6 di spade si faccia un pochettino fatica a vedere. Molte persone probabilmente non si rendono ancora conto che hanno determinate idee in testa o si comportano in determinati modi perché hanno delle credenze all'interno di loro che in realtà non sono sane per loro, sono limitanti. La credenza, non lo so, di non essere bravi a fare qualcosa, magari ci è stato detto da piccoli e noi siamo cresciuti credendo di non essere capaci. Se invece magari ci proviamo, vediamo che riusciamo pure bene. Quindi lì si tratta veramente di rimettersi in discussione. Però ecco, il punto, scusate, un fante di coppa era qua la principessa di spade. Ehm, entrambi mi parlano di quello che è una sorta di immaturità, sia a livello mentale, sia a livello emotivo, no? Quindi il fante di coppe è una di quelle energie che si entusiasma molto facilmente e cambia anche idea facilmente, quindi, ma in effetti è un po' l'energia del matto, questa esplosione di entusiasmo che io sento quando vedo la carta del matto, ok? Quindi si tratta probabilmente di cercare di essere un pochettino più pacati, di lavorare sul vostro bambino interiore, perché io credo che questo tipo di situazione possa portare delle ansie a qualcuno. Magari anche lì non siete tanto consapevoli di queste ansie che avete, ma io credo che ci siano tante limitazioni che vi state portando dietro fondamentalmente. Abbiamo poi un fantastico cavaliere di coppe, quindi ragazzi o ragazze, se non avete nessuno, questo cavaliere di coppe potrebbe proprio essere una persona che entra nella vostra vita, questo nuovo ciclo che si apre con la carta del matto, ok? Guardate, sento che potrebbe essere veramente una cosa travolgente, perché avete il sole, il fante di pentacoli, scusate, il fante di coppe e il cavaliere di coppe. Quindi sento davvero questa esplosione e per molte persone potrebbe essere una persona del passato che ritorna, per altre potrebbe semplicemente essere, visto che c'è un 6 di coppe, potenzialmente quello che è un'anima gemella. Mm? Molte persone sono già in connessione con questa persona, C'è semplicemente uno switch, un cambio, un, un nuovo modo di affrontare le situazioni. Sento questa nuova fiducia che vi porta il matto all'interno della vostra vita. Terminiamo poi con un principe di bastoni, la principessa di spade e il 10 di denari. Quindi quello che sento qui è veramente, dopo questa esplosione a livello emotivo, quello che è, resta, quello che si
sviluppa quello che potenzialmente potrebbe ancora svilupparsi, è proprio quello che è la passione, ok? Il Cavaliere di Bastoni mi parla proprio di una persona molto passionale, affascinante, carismatica, mi parla anche di entusiasmo, di voglia di divertirsi, di gioco. Quindi sento che poi alla fine del periodo arriverà quello che è il 10 di denari, che è una carta di compimento, ragazzi. È una carta di abbondanza, è una carta di appagamento proprio familiare, appagamento di un gruppo, ok? Bene, quindi direi che non c'è male. Non c'è male, avete anche due arcani maggiori interessanti perché sono comunque la sacerdotessa e la carta del sole e si finisce con un fantastico 10 di denari che per qualcuno parla anche di doni, parla anche di un regalo, magari una persona vicino a voi che vi dà una mano, c'è un qualche tipo di ricchezza comunque, di abbondanza e di stabilità. Bene, andiamo a vedere mese per mese come si evolvono gli eventi. Evolvere, sì, si evolvono, ok. Vi ricordo che in questo caso il tempo è fluido, quindi se c'è una cosa che le carte dicono succedere a agosto, per qualcuno potrebbe succedere in quel momento lì, per qualcun altro magari settembre-ottobre e per qualcun altro ancora magari a luglio. Quindi tenete presente che appunto che il tempo è relativo in questo caso. Partiamo con un mago a luglio, poi abbiamo la temperanza ad agosto, il 4 di bastoni a settembre, un asso di pentacoli al contrario ad ottobre, un 3 di bastoni a novembre e terminiamo con la carta del matto, stessa energia dell'inizio a dicembre. Vi faccio presente che c'è un mago all'inizio e la carta del matto alla fine. Sono carte di chiusura e inizi cicli. Meglio, diciamo che il matto forse fa più riferimento a chiusura e apertura, mentre il mago ha un'apertura di un ciclo. È un arcano numero 1, quindi è un inizio. Quindi a luglio vi vedo che state iniziando qualche cosa, un nuovo tipo di percorso, un nuovo tipo di realtà. Magari qualcuno si sta impegnando a manifestare il tipo di realtà che vuole, ok? Qui si sta cercando di sfruttare quelle che sono le proprie risorse per creare il tipo di vita che si vuole, io sento. La temperanza ad agosto è girata al contrario. Io credo che qui manchi una sorta di serenità di base. Ma guardate, in realtà non la sento così negativa, anche se è al contrario, perché rivedendo questo lato della lettura, qui sento i sentimenti che fanno bluff, 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 come se fossero in ebollizione, in esplosione. E ci sta anche che la temperanza sia al contrario, che non ci sia un reale equilibrio tra mente e cuore, perché il cuore è a 1000 in questa seconda parte del 2022, ok? Quindi sento che potenzialmente ci sta, ecco, questa sorta di disequilibrio, chiamiamolo così, tra mente e cuore, tra quello che vorreste fare da un lato e quello che vorreste dall'altro lato, insomma. Abbiamo poi anche un 4 di bastoni al contrario a settembre e qui credo che faccia riferimento a quello che potrebbe essere una relazione che non è ancora ufficiale, se fosse per esempio una persona nuova, quella che entra, come abbiamo visto qui da quel cavaliere di coppe, credo che la cosa inizi in modo dirompente tra di voi, però in modo molto tacito nei confronti del mondo esterno, quindi potrebbe essere che non si voglia ancora portare a galla questa relazione. Potrebbe anche essere per qualcuno che la temperanza al contrario indichi una sorta di disequilibrio all'interno della relazione, come se ci fosse qualche cosa che va migliorato. E qui sento che potrebbe essere la comunicazione interna, cioè ognuno di voi due all'interno della relazione comunicare in modo onesto, prima di tutto con voi stessi, dopodiché con l'altro. Potrebbe avere anche questo tipo di lettura, ok? Abbiamo un asso di denari al contrario per ottobre e qui sento che c'è qualche cosa che vorrebbe potenzialmente iniziare, ma che ancora
non si. Io credo che sia qualcuno di voi due che tira indietro. Qui io vedo l'inizio e potrebbe essere questo inizio di cui vi dicevo qua, con l'acqua che ribolle, no? Queste emozioni che scoppiano fondamentalmente. Però io credo che qui ci sia una sorta di insicurezza di base che vi porta alla prudenza. Anche se poi la fine della stesa abbiamo un matto. Quindi ragazzi qui alla fine dell'anno ci si butta in questa relazione, in questa nuova avventura. O sì, ci si butta e vi dirò che comunque qui avete un 10 di denari, quindi pare che la cosa vada a buon fine, quindi che raggiungerete quello che è una sorta di stabilità, di concretezza e di unità familiare. E questo anche potrebbe rappresentare la non unità familiare. Se per esempio vi doveste allontanare dalla vostra famiglia o da alcuni problemi che ci sono stati nella prima parte dell'anno, sento che comunque a settembre è ancora un po' presente questa cosa, ma verso la fine dell'anno cambierà. Ok, andiamo a vedere la carta del mago, per piacere, grazie. 8 di coppe, 4 di bastoni. Sì, c'è qualcuno che qui sta cercando di allontanarsi dalla famiglia, da qualche tipo di unione, da qualche tipo di relazione. Oppure, se non è un allontanamento, l'8 di coppe può parlare di quello che è una sorta di introspezione, come se si stesse facendo il lavoro che io chiamo di sotto, a livello di introspezione, a livello di autoanalisi, a livello di visualizzazione, di manifestazione. Scusate. Scusate. Andiamo avanti, vediamo la temperanza al contrario. Abbiamo un asso di coppa al contrario e un fante di denari. Sì, per qualcuno qua si tratta di figli, come vi dicevo già all'inizio. E invece per qualcun altro si tratta del fatto che semplicemente, ragazzi, non vi vogliate innamorare o abbiate paura di non essere più in grado di innamorarvi. Probabilmente la situazione dalla quale qua vi volete allontanare è stata pesante per qualcuno. Però sì, sento che è come se ci fosse una sorta di consapevolizzazione dove c'è magari molta stima nei confronti dell'altro o nei confronti della relazione, perché magari è una bella relazione, ma manca forse un po' quello che è questo sentimento d'amore di cui mi parla l'asso di coppe. Andiamo avanti, vediamo il 4 di bastoni al contrario. Abbiamo un 7 di pentacoli, abbiamo un 4 di coppe e la carta del sole. Sì, io credo che qui sia qualcuno, ragazzi, di nuovo un altro riferimento ai bambini. Abbiamo solo un'altra volta. Qualcuno qui sta aspettando di rimanere incinta, fondamentalmente. Io credo che ci sia qualcuno, come vi dicevo prima, no? Che pensi che la felicità, l'unione familiare, la stabilità di coppia arrivi grazie a un bambino, ma non è così. Se già non c'è una stabilità di coppia prima, con l'arrivo del bambino, che complica comunque le dinamiche sia di coppia che di organizzazione che di gestione, potrebbero in qualche caso inasprirsi di più queste dinamiche non proprio sane che già ci sono. Per altre persone sento che si tratta un po' dello stare con le mani in mano e aspettare che arrivi l'altro a fare questa offerta. Ma in effetti, se io guardo queste due carte, e una delle due siete voi e l'altra è l'altra persona, cioè una persona che è seduta, che sembra che dica per me, la coppa è per me, sapete quelle donne che fanno oh, ok, così, e l'altra persona che porge questa coppa, viene a cavallo per porgere questa coppa, quindi nel caso foste in coppia, potrebbe anche semplicemente essere che l'altra persona vi chieda di fare quel passo in più, magari di andare a convivere, magari di sposarvi, magari di mettere su famiglia, che è quello che vedo un po' qua. Andiamo a vedere l'asso di denari al contrario. Fante di coppia un'altra volta, la stella e abbiamo la torre. C'è qualche cosa qui che non inizia, c'è qualche cosa che non si concretizza, mi verrebbe da dire. E abbiamo la torre. Io credo che qui ci sia da far cadere un pochettino l'ego, ragazzi.
Qui c'è qualche cosa che bisogna buttare giù. O è un'abitudine o è una credenza, e ritorno a questo 6 di spade. È qualche cosa che non vi serve e non vi fa andare avanti. Potrebbe anche essere che è un sogno quello da lasciare giù, da lasciarsi indietro, diciamo. Potrebbe essere qualche cosa che non riesce a partire. E sento anche che c'è qualcuno che ha perso pure la speranza un po', per certi versi. Andiamo a vedere il 3 di bastoni al contrario. Abbiamo un 6 di pentacoli e il 9 di spade al contrario. Datemene ancora una. Gli amanti. Sì, gli amanti mi parlano di equilibrio e di armonia, e anche il 6 di pentacoli mi parla di equilibrio e di armonia. Inizia dopo la fase della torre, dopo quello che è la fase di distacco che voi avrete. Potrebbe essere dalle credenze limitanti, potrebbe essere da qualche cosa di concreto o semplicemente da un sogno. Io credo che comincerete a raggiungere quello che è un equilibrio, sia da un punto di vista concreto, materiale, quotidiano, sia da un punto di vista della coppia o dell'amore per voi stessi, nel caso non abbiate nessuno. La carta degli amanti può parlare di amor proprio. Con il 9 di spade al contrario sento che tutte quelle che erano i pensieri che non vi andavano, che non vi davano pace, tutte le preoccupazioni, è un po' come se venisse lasciato indietro. Diciamo che verso la fine dell'anno sento che questa torre porterà leggerezza. In realtà, ok? Ci sarà come una sorta di distacco, perché qui siete ancora molto proiettati verso quello che volete, verso quello che desiderate. E avete sempre questa sensazione di ok, non lo raggiungo, mi ci dedico a questa cosa ma non la raggiungo mai, non arriva mai, devo sempre aspettare. Verso la fine dell'anno arriva un altro tipo di presa di consapevolezza. Qui si molla il colpo, si lascia andare la presa, e difatti arriva quello che è l'armonia e l'equilibrio. Andiamo a vedere il matto. 5 di spade, il re di bastoni, il 2 di coppe e la regina di spade. E difatti qui ci si butta verso quello che è, come vi dicevo all'inizio, una nuova avventura, un nuovo... qui avevate anche il cavaliere di bastoni. Sento che ci sarà un nuovo modo di divertirsi all'interno della coppia, una nuova relazione nel caso non abbiate qualcuno. Qui abbiamo amanti e abbiamo il 2 di coppe. C'è anche il 4 di bastoni. Quindi ragazzi, per qualcuno si potrebbe trattare di una coppia, c'è anche 6 di coppe, si potrebbe trattare di una coppia per destino, ok? Di una coppia che è destinata o a stare insieme, nel caso siate già insieme, o a vivere un periodo insieme, nel caso non aveste nessuno, per destino, ok? C'è qualche cosa qui che vi potete insegnare. Attenzione, perché quando c'è torre o anche diavolo, alle volte si parla di amor proprio, e qui abbiamo la carta degli amanti. Bisogna lasciarsi indietro determinate credenze limitanti. Ce l'ho con guardate, ve lo metto qua così lo vedete bene, il 6 di spade. Lascia qua. Lasciate indietro quello che non vi serve più, lasciate indietro le credenze degli altri, le aspettative degli altri, quelle che gli altri vi dicono, le proiezioni su chi voi siete degli altri. Cercate la vostra verità, entrate in un momento eremita. È per quello che qui avete la sacerdotessa, avete bisogno di entrare in contatto con voi stessi, ed è una cosa che in questo momento non state facendo e non tenderete a fare nel 2002, per quello che forse è proprio quello invece di cui avreste bisogno. Ok, andiamo a vedere con gli oracoli degli angeli un ultimo messaggio per questa seconda parte del 2022. Io intanto ci tengo a ringraziare tutte le persone che stanno sostenendo il canale con i like, le iscrizioni, i commenti, le condivisioni. Per me è molto importante avere il vostro appoggio, quindi grazie a tutti. Ok, ancora una carta per gli amici dei pesci. Fattori religiosi, credenze limitanti.
La tua vita sentimentale è influenzata dall'educazione religiosa ricevuta e dal cammino spirituale che hai intrapreso. Vi ricordo che c'è la sacerdotessa, ok? Che fondamentalmente rappresenta una monaca. Quindi per qualcuno qualche tipo di costrizione mentale, ritorno sempre a questo fantastico 6 di spade, potrebbe essere dovuta a una sorta di moralità molto accentuata. Qui c'era anche la regina di spade e fa anche riferimento alla morale. Alchimia, c'è una forte attrazione magnetica tra di voi. Wow, ma in effetti avete la carta degli amanti, avete la carta del 2 di coppe. Amici dei pesci, fine d'anno interessante, non andrà male, anzi alla fine dell'anno sento che andrete verso l'equilibrio, l'armonia e una nuova relazione. Io spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile, vi auguro una seconda parte del 2022 splendida, vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!